Onestamente sto ancora elaborando ciò che è successo durante il match tra Neo Genesis e Emi Vida Loca. È un qualcosa che attualmente non so ancora se sia positivo o meno. Di certo nessuno se lo aspettava, anche perché tutti noi credevamo a un destino, diverso per chi ha, debuttato durante quella contesa. Ma andiamo con ordine. Dopo che Suzuki aveva deciso, deliberatamente di tradire Mei Seira e tutto Neo Genesis, avevi iniziato pian piano la creazione di una sua unit, una stable creata a sua immagine e somiglianza, un gruppo composto di ragazze con un obiettivo comune o almeno simili nel carattere e nel pensiero. Ecco allora che Rina Yamashita, Izuka Aoki e Akira Kurogane erano esattamente quel tipo di lottatrici che Suzu andava cercando, e dopo attenta indagine la Crazy Girl aveva deciso di riunirle sotto un'unica bandiera denominata Mi Vida Loca. Questa nuova unit era stata in grado da subito di dare un'impronta chiara di sé, un'immagine improntata sulla violenza e su pochi giri di parole. Una stable che aveva fatto tornare su Suzuki quella di un tempo e che aveva tirato fuori quella grinta che per lunghi tratti era rimasta sopita all'ombra di Neo Genesis. D'altro canto la unit capitanata da, SLK sapeva che non poteva stare a guardare, che doveva innanzitutto vendicare l'affronto subito e cercare di fermare i sogni di gloria di Suzuki e compagne alla radice, prima che fosse troppo tardi. Ma quando detieni uno o più titoli sai bene che hai un mirino puntato sulla schiena, e Neo Genesis di questo ne era a conoscenza. Ecco perché non tardarono infatti le prime proposte di guerra verso gli Artis of Stardom Titles, che ad oggi sono ancora riconosciuti come simbolo dell'unità di squadra. Mi Vida Loca sapeva allora che per dimostrare di essere una unit coesa aveva dannatamente bisogno di quei titoli. Ecco perché sabato 24 maggio Mi Vida Loca tentò, senza successo, l'assalto agli Artists of Stardom Titles in una battaglia a eliminazione che vide la presenza ingombrante anche di Konami, Ruaka e Rina. Grazie anche all'ostacolo chiamato Hate, Suzuki e amiche non riuscirono a conquistare le tanto agognate cinture, e allora la Crazy Girl sapeva che doveva alzare l'asticella, sapeva che doveva superare il limite consentito per far sì che Neo Genesis iniziasse a preoccuparsi della forza del suo nuovo gruppo. Ecco quindi che arriviamo così a The Conversion e alla sfida letale che attendeva le due unit. Una battaglia giocata sul filo del rasoio da ambo le squadre, che avrebbe dovuto favorire in parte Vida Loca, grazie alle regole estreme che accompagnarono la contesa. Eppure alla lunga la forza di Neo Genesis prese il sopravvento, anche perché la unit di SLK è forse la stable più talentuosa di tutta la Stardom. Talento che stava per far sì che le ragazze di Neo Genesis, che si erano presentate alla battaglia con dei fantastici e nuovi ring gear, conquistassero a tanto ambita vittoria. Ma quando tutto sembrava pendere dalla parte del gruppo capitanato da Ki-chan, ecco che una figura misteriosa con il viso nascosto sotto un cappuccio di una felpa color nero come la notte si presentò nel ring dando manforte a Suzuki e compagne, andando a inveire senza sosta sulle ragazze di Neo Genesis. Sotto mentite spoglie non c'era altro che Bozilla, che dopo aver lasciato l'Americo da inizio 2025 ed essersi preso una pausa per tornare in Germania, la ritroviamo al fianco di Suzuki come nuovo membro di Mi Vida Loca. La giovane lottatrice tedesca aveva fatto capolino in Giappone grazie alla compagnia di Rossi Ogawa, che fu la prima appunto federazione del sollevante ad ospitarla fuori dalla sua terra natia. Dopo un annetto passato a combattere in Marigold,
Ora Bozilla è parte del progetto di Suzu Suzuki, una lottatrice imponente che fa della sua strabiliante forza fisica l'arma migliore. Detto ciò, ammetto di conoscere poco di Bozilla. Sfortunatamente non ho mai avuto il piacere di guardarla lottare, anche perché, come sapete benissimo, non seguo la Marigold. Però, molti di voi, non mi hanno parlato benissimo di questa wrestler, definendola, molto acerba e incapace di regalare grandi prestazioni. A tal proposito, alcuni avevano addirittura affermato che la ragazza non fosse materiale da, Joshi Pororesu. L'arrivo però di Bozilla in Stardom è comunque un qualcosa di scioccante, anche perché una volta abbandonata la Marigold, voci insistenti la davano pressoché debuttante in WWE. Sì, perché durante il suo periodo nella compagnia di Rossy Ogawa l'interesse della WWE nei confronti della giovane tedesca era, molto alto, e questo faceva pensare a un suo imminente debutto alla corte di, Triple H. Il suo debutto in Stardom però vanno a cancellare completamente queste tesi, e francamente dire se questo sia positivo o meno per la federazione di Tarokada, ehm, non è attualmente da sapersi. Non mi sento di sbilanciarmi più di tanto su questo, nuovo acquisto, né tantomeno giudicare una lottatrice che conosco appena. Immagino che il tempo possa farmi, i inquadrare maggiormente la wrestler, e allora sì che potrò, tirare le, conclusioni e dire se l'arrivo di Bozilla in Stardom è un bene oppure no. Intanto invito voi, che probabilmente avete una visione più esperta su Bozilla, a scrivere nei commenti il vostro pensiero, nonché se l'acquisto fatto appunto dalla Stardom sia positivo o, negativo. Vi ricordo come sempre che qua sotto in descrizione trovate il link del progetto Donne tra le corde, un progetto che si occupa di wrestling femminile mondiale, un'iniziativa che vi permette di restare a conoscenza delle grandi gesta compiute nel ring da ogni atleta che calca un ring di wrestling. Dunque, solo il tempo potrà dirci se Bozilla avrà una carriera dominante in Stardom o sarà solo una meteora. Ciò che è certo è che sembra avere le idee chiare: distruggere Azumi e conquistare lo Strong Women's Title, una cintura che in realtà fa gola anche a Momo Watanabe. Ecco quindi che molto probabilmente il tutto sarà conteso di nuovo tra Neo Genesis 8 e Mi Vida Loca, una faida tra 3 delle stable più hot del momento. Una sola però, alla fine prevarrà, mentre le altre 2 potranno solamente leccarsi le ferite e guardare dal basso verso l'alto la unit più forte pronta a dominare la scena per diverso tempo.